Travel with Stevie Kim. Personalmente sono partito da una formazione estremamente specialistica, quindi esclusivamente viticoltura enologica, quindi molto limitante in quello che è il mondo del vino. Quindi questo per me è sempre stata una sfida, intanto a livello di formazione, per capire come sta andando, come va il mondo del vino, per avere nuovi stimoli, nuove sfaccettature e per ampliare anche il mio bagaglio in cui poter intervenire. Il mio core business, se vuoi, quello che mi piace fare è la produzione, ma poter allargare ad altri aspetti, come può essere quello della commerciale o di comunicativo anche. Non ho le doti di Gabriele in questo, però poter chiudere il cerchio del sistema vino a livello completo. Comunque restando in Italia, no? Non escludo, non escludo, perché no? Perché chiudersi le porte a lavori, collaborazioni con esteri, insomma. E tu, Andrea? Ma io credo che la vita è già cambiata. Forse lui può dirci come cambierà dopo, questo io non l'ho ancora mentalizzato. Per me oggi io sono stravolto grazie a questo percorso. Io ho avuto 2 turning point della mia vita, il primo è quando ho fatto un master a Montpellier nel 96, dal 96 al 98. Prima di finire l'università ho avuto questa fortuna di atterrare in questa grande école francese che è stato il primo vero turning point della mia vita, ma questo secondo booster dato dal Master of Wine e da questa esperienza con questi 2 ragazzi è stato unico. Quindi penso che non ci si possa chiedere cosa cambierà. Sono cambiato io, quindi tante cose domani potrebbero succedere. Se c'è una cosa che mi piacerebbe è che questo percorso avesse una legacy, e questo mi piacerebbe che fosse perché altri lo possono diventare. Cioè, questo mi piacerebbe sicuramente metterlo a disposizione di altri. Ma non solo in questo settore. Credo che il percorso fatto oggi possa aiutare tante cose, possa aiutare delle persone in difficoltà, delle persone che vogliono intraprendere una strada nuova, che vogliono costruire un progetto ambizioso. In realtà per noi è stato un desiderio, è stato un progetto e si sta via via avverando. È chiaro che mi viene naturale dirlo, metterlo a disposizione nel mondo del vino, nell'azienda nella quale lavoro. Però mi piacerebbe metterlo a disposizione anche per le aziende, per le persone che hanno magari un bisogno. Secondo me il cambio più grosso è strategico, cioè che cos'è la strategia? È quello che non fare, non quello che fare, no? Innanzitutto è cosa non fare. Strategicamente per me oggi significa decidere quello che non voglio fare, però non c'è una preclusione su quello che si può fare. Siamo sul crinale che divide 2 vallate, la Val Tramigna, dove in realtà poi si arriva nella zona di Soave, e dall'altra parte c'è la Val di Lasi. È un posto magnifico perché segna anche la divisione tra Soave e la Valpolicella, è un posto magnifico e anche molto ispirazionale perché segna la divisione tra 2 epoche geologiche completamente diverse. Il Soave che si è formato tutte queste balze bellissime che vedi, questi sono tutti dei vulcani, e invece qui c'è un'origine geologica completamente diversa legata a tutto il mondo dei calcari bianchi in particolare. Qui mia moglie Alberta ha una casa di famiglia in mezzo alla campagna, in un luogo dove non prendono i telefoni, e per noi rappresentava un posto unico per una serie di motivi. Il primo era di essere isolati e di poter lavorare insieme in un ambiente isolato dove nessuno ci poteva raggiungere, disturbare, soprattutto nelle fasi determinanti dell'esame avevamo bisogno di essere assolutamente isolati. E l'altra cosa importante era quella legata agli spazi, perché questa casa ha degli spazi molto ampi, quindi dove avevamo spazio per distribuire il nostro materiale, per discutere, per fare programmazione. E l'ultima cosa, ma comunque molto importante, è un ambiente ideale per fare sport, perché lo star bene, be healthy, era molto importante per poter raggiungere questo risultato. E quindi la giornata finiva con una passeggiata classica dove si faceva un po' il programma per il giorno dopo, si faceva il punto,
Molte volte si ripeteva insieme, quindi uno spiegava all'altro quello che aveva fatto, come lo pensava di fare. Con Andrea ci siamo seduti all'aprile 2018, abbiamo detto ok, qui funziona solo se questo diventa il nostro lavoro, cioè noi dalle 8 la mattina alle 8 la sera facciamo questo, cioè non è che si ritaglia il tempo per studiare all'interno della giornata di lavoro, no, il contrario, come su Londra si ritaglia il tempo per lavorare in una giornata di studio, che è profondamente diverso, perché questo diventa il lavoro, questo diventa il task vero, e quando uno fa queste cose qui tutti i giorni, parla di quasi 2 mesi prima dell'esame, si sviluppano una consapevolezza diversa e vengono fuori queste cose, e vengono fuori anche interpolandole con quello che gli altri ti dicono, con quello che gli altri vedono, pensano, non solo MW ma anche altri studenti. Marzo 2016 si fa il primo bootcamp organizzato a Maria Gerari, Riccardo Gabriele, con Yannis Caracasi MW a Livorno. Tornavo dalla California, dal seminario e da Provine, facciamo insieme, tutti insieme, un selfie così con il mio braccio che è lungo, riguardo il selfie e dico no, non va bene, cioè me l'ho visto gonfio, no. Cominciamo un percorso che, diciamo, renda sostenibile fare l'NW anche nei confronti del nostro povero corpo. E quindi io lì sono andato da un omeopata che mi ha detto molto candidamente, dice ok, te smetti di bere il caffè, non mangiare la carne se non è carne bianca, diverse cose di questo tipo, abbina bene, ne so, pasta con fagioli, mangia tante verdure, fai tutta questa serie di cose qua, e io ho cominciato a non mangiare affettati, non mangiare questa roba di questo tipo, non fare aperitivi eccetera, al primo giorno di Vinita del 2016, primo giorno di Vinita, quando ti danno assaggi, ti danno il vassoio con il formaggino, vietatissimo, salsiccina, tutte queste cose qua. E però a giugno ero già un altro, da lì mi riposavo meglio, mi alzavo prima la mattina, ero più energetico. Fondamentalmente, nel sintetizzare, è che abbiamo preparato una dieta che fosse il più possibile lontana dal junkie food, che mangiano molti legumi, pasta, pesce sempre, carne pochissima, e poi chiaramente facciamo anche molta attenzione a tutto quello che beviamo, perché non beviamo superalcolici. È cambiato anche l'uso del consumo del vino che facciamo, cioè io per esempio bevo molto meno rispetto a prima. Il dover degustare in 30 secondi un vino a un livello di precisione altissima prevede che tu debba essere fit in qualunque parte del tuo corpo, cioè è quasi un gesto fisico, è un atleta, no? Anche se degusta e usa solo le papille degustative, il naso e la testa, in realtà è tutto che deve essere in tiro il corpo, perché in quei 30 secondi è uno sprint, e quello che esce da quello sprint deve essere effettivamente quello che c'è all'interno di quel bicchiere. Realmente però sono entrato in una routine dal 2018, quando abbiamo cominciato a fare le sessioni mattutine, sveglia alle 5 per call in comune. Non sono un grande sportivo, o meglio lo ero, non riesco a mantenere un certo ritmo di sport, ma insomma questo comunque lo dovevo rigestire in funzione dell'esame e già ci sto lavorando. Poi da più di un anno ho abbandonato il caffè. Era una fase in cui ne bevevo tanti. Gabriele mi aveva già detto della sua esperienza per il caffè e io ero proprio in un momento di transizione in cui mi stavo preparando per l'esame di fine agosto, era ancora marzo, però devo dire che ho sentito i benefici. Fondamentalmente cerco di evitare abusi, io la carne la mangio, realmente non mi faccio troppi limiti sul che sia un formaggio o latticini, ecco. Piuttosto cerco di controllare i quantitativi, verdure e pesce non devono mancare dalla mia dieta.
Con Katia stiamo insieme dal 2007, quindi insomma anche lì un lungo percorso, non siamo sposati. Molto impegnativo essere la compagna, moglie se vuoi, di un enologo, perché il periodo vendemmiale, quando tutti sono in vacanza, insomma noi siamo ancora lì nel pieno del carico di lavoro, anche se poi è una passione, quindi insomma io lo faccio con molta leggerezza e dall'altro lato giustamente c'è grande comprensione e sicuramente pazienza. E io sono entrato nel programma un po' inconsapevole, inconsciamente, non sapevo cosa realmente mi aspettasse e da subito era lei che mi spingeva a studiare. Poi con i ragazzi mi ha cominciato da subito a organizzare dei bootcamp e di partire, quindi le esigenze anche di tempo sono fatte sempre più pressanti ed è lì che, avendo un lavoro fisso, quindi a tempo pieno, oltretutto devi cominciare a mettere da parte qualcosa se vuoi arrivare all'obiettivo. Quindi la settimana lavoro, i weekend in casa. Diciamo che non sono un grande mastro dell'organizzazione, sono proprio il fine tuning lì non è proprio il mio forte. Si ricevono tanti schiaffi da questo programma, è un programma che ti mette di fronte a tante difficoltà e ti devi necessariamente renderti umile per continuare. Ho avuto diversi momenti in cui avrei mollato, francamente. Già alla fine del 2017, dopo un lungo periodo anche trascorso lontano dalla famiglia e dal lavoro, abbiamo preso un appartamento a Londra per un mese, immagino, per preparare l'esame. E poi nel 2018, anche lì, alla fine di un lunghissimo percorso di preparazione, i risultati non sono arrivati. Era il grosso esame del secondo anno. Lei già sapeva che io dovevo continuare. E lei, insieme ai ragazzi, hanno capito e hanno centrato anche il momento in cui intervenire. Diciamo che la famiglia ha sopportato, principalmente. Il lavoro è stato anche lì un grande aiuto da parte dei miei colleghi, una parte di lungimiranza da parte dell'azienda nei miei confronti e di rispetto per quello che stavo facendo. Azzurra è una storia che parte da lontano, ormai da quasi 20 anni, dal liceo. Inizialmente era una grandissima amicizia. Il bello è che non mi ha mai limitato in niente e sa che, nonostante la nostra sia una connessione estremamente profonda e intima, sa che io farò sempre come credo, lo rispetta o quantomeno lo riconosce. Tornando alle nostre vite professionali, no? Ci hanno sempre un po', non voglio dire allontanata, ma ci hanno tenuto su un livello in cui ognuno perseguiva i propri obiettivi e forse l'obiettivo di coppia era molto più stimolante proprio perché ognuno aveva le sue cose da fare. E qui torna la sua volontà di spingermi sempre un po' oltre, di mandarmi anche avanti a volte in cose che lei non avrebbe mai fatto ma che riconosceva potessi fare io. E l'NW è stata una di quelle. Lei è stata fondamentale, strumentale nel portarmi dentro e poi nei momenti di low, di veramente bassi, è stata molto, molto vicina a me nel modo in cui doveva farlo. Io avrei fatto il percorso W7, non necessariamente diploma, almeno il level 3 per coprire quel lato di enografia ma anche di approccio alla degustazione richiesto e di inglese tecnico propedeutico. Io su quello che cambierei non mi sembra il caso di spendere tempo perché, come ti ho detto prima, non è che l'esame o il titolo cambia qualcosa, alla fine si rimane studenti, cioè oggi si pensa di studiare per arrivare al titolo, ma poi bisogna studiare per mantenerlo, quindi prima o poi le cose devi fare in ogni caso. Magari l'ordine cambia, ma non è così determinante. E tu, Andrea? Ma forse cambierei un po' il background, ma quello iniziale per poter arrivare, quindi non so, anch'io all'inizio con l'inglese ho fatto molta fatica, quindi e continuerò a farne anche nella fase finale, quindi è chiaro che
per chi arriva con una formazione culturale più internazionale possibile, quella aiuta. Poi nei percorsi che abbiamo fatto ritengo che siamo stati fortunati e che ci siamo incontrati, e non credo che molte altre volte si possa replicare questo mix unico. Se arriva questo risultato arriva anche grazie a questa cosa che è un po' unica, questa miccia che si è generata, che si è accesa, ha acceso un fuoco che continua a essere presente, che va alimentato, perché non è che rimane acceso così per piacere, è un fuoco che va alimentato, coltivato, ci conosciamo sempre di più e quindi sappiamo sempre di più stare insieme, sappiamo anche sempre di più accettare i cambiamenti che all'interno di noi avvengono e forse avverranno anche in futuro, quindi è normale, non cambierei grandissime cose. Mi sarebbe piaciuto arrivarci un po' più da anglosassone, quelle wine maps e comunque il percorso di aver trovato the Italian way to become a master of wine non ci sarebbe stata. La cosa che a me personalmente per esempio dispiace un po', al quale il master of wine dovrebbe pensare molto, è che il master of wine per me è molto più difficile sulla parte di degustazione che sulla parte di teoria, e la parte di teoria viene un po' così lasciata, non è curata, come così è stressata e forzata la parte di pratica, quando invece nella formazione di un futuro Master of Wine io ho trovato per la mia professionalità la parte di teoria fantastica, ed è la parte che dà un vero cambio, è la parte che ti insegna a analizzare un argomento, è la parte che ti insegna a scrivere a riguardo di qualcosa, è la parte che ti insegna a presentare, a comunicare, ad analizzare secondo dei modelli classici di analisi, una 4Ps, una SWOT, cose che nel vino, soprattutto nel vino italiano, molte volte sono lontane, sono difficili. Oggi se vai a presentare queste analisi, sì, nelle aziende più grandi, più strutturate, queste vengono percepite, ma quanto potrebbero essere importanti modelli di analisi di questo tipo per i consorzi, per le aziende di medie dimensioni, per le aziende a conduzione familiare. E questa è una cosa che forse in futuro il Master of Wine dovrebbe pensare di forzare e di rendere ancora più strutturata, perché è lì dove fai il vero salto anche professionale. Cioè, io credo che lo consiglierei a altri perché è un percorso che crea professionalità, disciplina e alla fine quando arrivi anche molta consapevolezza, mi pare, cioè comincio a sentire una certa consapevolezza, quindi anche una propria autostima dei valori interni che molte volte invece per varie cose che possono succedere nella vita privata ma anche professionale uno può anche rischiare di perdere, ci sono dei talenti che si perdono e che magari questi valori non vengono mai fuori. Ecco, io credo che un percorso di questo tipo porti alla valorizzazione di queste cose, ma attraverso due cose: primo professionalità e secondo una grandissima disciplina.